amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso andiamo a scoprire quali saranno le energie principali della vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione all'inizio della settimana avremo a che fare con qualcuno o un qualcosa che potrebbe essere un po' ostico. È una carta di avvertimento, quindi ci consiglia di tenere gli occhi aperti, di adottare delle strategie, di evitare cattiverie, equivoci, fraintendimenti. Quindi facendo in questo modo ci possiamo perfettamente concentrare sulle cose più importanti e sulle nostre azioni. Magari da osservare e valutare attentamente saranno anche le comunicazioni in arrivo. Questa riguarda tutti i tipi di comunicazione, magari chiamate, mail, messaggi, anche cose che effettivamente ci vengono dette, eccetera. Quindi massima accortezza, soprattutto se poi dobbiamo essere noi a comunicare qualcosa, trovare il momento giusto, valutare anche le cose che dobbiamo scrivere, dobbiamo dire. Infatti dico scritto perché spesso abbiamo esigenza di scrivere una mail ufficiale, di anche se stiamo studiando, magari di fare ad esempio una tesi, un esame, eccetera. Quindi di qualsiasi tipo di comunicazione, di scritto, di informazioni da ricevere, da dare, eccetera, dobbiamo studiare tutto con la massima cura. Probabilmente c'è una fase importante in uno o più ambiti della nostra vita che dobbiamo prepararci per bene. Quindi ecco la fase di preparazione e di gestazione. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Alcune cose ricordo che possono riferirsi anche alle amicizie o alla famiglia. Quindi consiglio un po' di adattare quello che andrò a dire. In senso generico vi posso dire che principalmente per le coppie o anche le relazioni più importanti c'è il crocco e il miosotis, ci sono delle questioni che finalmente possono riequilibrarsi, possono sistemarsi, l'abbiamo visto dal punto di vista predominante della comunicazione, però magari ci sono anche alcune azioni, alcune cose che sono accadute precedentemente o nel passato che in realtà possono ripetersi, ma a volte succede quando abbiamo l'opportunità finalmente di risolverle. Altre possono riguardare delle belle situazioni di passione, di coinvolgimento, di aver sostegno e appoggio sia materiale che emotivo. Quindi parliamo proprio di protezione in tutti i livelli. Alcune possono riferirsi anche a riappacificazioni, a possibili ritorni. Spesso, insomma, possiamo avere a che fare con delle persone del passato che ritornano a far capolino, ritornano a farsi sentire, non necessariamente per chissà quale motivazione, magari per tastare il terreno eventualmente o semplicemente in amicizia, in cortesia, chiedere come va, come sta andando la vita. Quindi in varie circostanze ovviamente questo vale un po' per tutti e soprattutto per i single magari l'effettivo ritorno di un qualcuno o proprio la liberazione totale, soprattutto se ci sono state delle situazioni veramente difficili, persone
invadenti, ingombranti, persone che vi hanno fatto soffrire. Ecco, qui c'è la totale liberazione, quindi una doppia valenza. Addirittura potrebbe esserci anche, più persone e che alcune ritornano, che si fanno sentire, altre che si distaccano e che si allontanano, forse anche, nuovi inizi e nuove conoscenze che possono essere, interessanti per voi. Quindi abbiamo un gran fermento in questo ambito sentimentale e affettivo. Ovviamente mi riferisco anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Che tipo di energia abbiamo? La riunione, anche questa può parlare di qualche cambiamento riguardo un inizio positivo, soluzione dei problemi, anche un cambio casa, lavoro, per alcuni potrebbe esserci anche questa circostanza di, riunirsi o, anche trovarsi a discutere e valutare di idee comuni, oppure, anche momenti di svago, di leggerezza, quindi, bisogno di tranquillità e serenità per poter attenzionare e studiare meglio, quindi concentrarsi attentamente su un qualcosa. Sul fatto che ci sia un passaggio importante, ovviamente la carta della morte non è sempre negativa, potrebbe esserci un cambiamento improvviso da gestire, altrimenti potrebbe esserci proprio da parte vostra volutamente il desiderio di chiudere definitivamente alcune cose, quindi trovando nuove soluzioni e che vi possono portare finalmente gioia e soddisfazione. Che ci siano ottimi risultati, appunto, è proprio la carta allegrezza al cuore, che è la carta dei miglioramenti o dei problemi che si risolvono del tutto o si alleggeriscono, anche magari di ottenere delle ricompense o conforto offerto, diciamo ricevuto, nuovi contatti, nuove situazioni, quindi, magari non è detto che alcune cose, del passato effettivamente possano sbloccarsi, sistemarsi come abbiamo visto e avere, quei risultati che state aspettando. Anche per chi è in cerca di lavoro, che ci siano nuovi sviluppi, possono riguardare degli incontri, delle proposte, dei colloqui, alcuni se non vanno per il verso giusto, io direi che, con questa carta vi stanno già dicendo meglio che non vanno per il verso giusto perché, contrariamente a quello che pensate, ci sono delle prospettive, ci sono delle proposte molto più interessanti per voi. Magari queste possono essere utili per chi sta, studiando, verificando, prepararsi a un nuovo percorso, quindi ad altre possibilità, per chi veramente sta studiando e quindi oltre al lavoro sta integrando con altre, conoscenze, eccetera. Quindi ci sono tante cose che possono essere favorite come cambiamenti importanti e loro vi stanno dicendo che, se avete già avviato questo cambiamento precedentemente, allora incomincerete a vedere maggiori risultati. Se invece siete rimasti fermi, bloccati per varie vicissitudini, varie cose, questo è il momento giusto per fare questo, cambiamento, questo rinnovamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!